la figura di Charity, cosa ti ha colpito di lei? Perché proprio lei? Before to meet Charity, I was thinking about migration between Africa and Europe is a very big issue, something very difficult, strong, important politically and for our humanity. And I was afraid to have this kind of big topic. Prima di conoscere Charity stavo ragionando un po' sulla migrazione, in particolare dall'Europa alla Francia, e il fatto che sia un tema molto importante, molto vasto e anche difficile sia a livello politico che a livello umano, quindi avevo un po' paura di trattare questo tema. So I have the desire of making something, but I'm not this kind of documentarist or cinematographer, filmmaker who can go very far away in the world with. I like to understand things in my country directly with the reality of my living my life. So the opportunity with Charity was like a present, you know. Someone proposed to me that to meet her, and the producer asked to me, do you think it's possible to make a film with this young woman? So it was just like a gift. Diciamo che non sono una di quelle documentariste che vanno in giro per il mondo in paesi molto lontani, ma mi piace, diciamo, capire le situazioni locali nel mio paese. E Charity è stata proprio un regalo, perché proprio la produttrice del film mi ha proposto di incontrarla e poi mi ha chiesto di fare un film su di lei. E io ti vorrei chiedere anche questo, perché ovviamente il film sintetizza quello che è un vissuto molto più lungo. In 70 minuti, 80 minuti tu hai raccontato quello che in realtà è stato un percorso ovviamente molto lungo e difficile per Charity, per la rete di supporti che ha avuto a fianco, che è durato quasi 2 anni, no? E quindi ti vorrei chiedere questo, qual è la situazione appunto di questa rete di supporti alle donne vittime di tratta in Francia? E in particolare la figura di questa avvocatessa mi interessava, mi incuriosiva, se volessi raccontarci qualcosa di più di lei. So the lawyer of the film is someone a woman it's a kind of lawyer very famous in this, in human trafficking. She is at the beginning of, I don't know how to say that in English, when en français c'est jurisprudence. She creates, she works a lot about human trafficking, and with different clients. She won some trial with, she created a jurisprudence to help the woman to have money after the trial. Before the trial of human trafficking, I don't know, maybe 10 years ago, was very few, there is not a lot. And after, with this kind of lawyer and others, but I don't know which kind, how many they are, very specialists about this. They go to the Europe court and they make this jurisprudence. And now the woman can ask, like when you are a victim of terrorism or I don't know exactly what, a fund of money to have money to build a new life. L'avvocatessa è una figura molto importante nel traffico degli umani, ha lavorato molto in questo senso, ha vinto anche molti processi e grazie proprio alla vittoria di questi processi ha aiutato anche molte donne finalmente ad avere una sorta di rimborso economico per costruirsi una nuova vita. Fino a 10 anni fa questo tipo di processo appunto per il traffico umano non era molto conosciuto, non era molto
non era un tema molto affrontato, ma lei e anche altri specialisti sono riusciti a portare il tema addirittura ai tribunali europei, per cui insomma adesso la giurisprudenza è molto più forte su questo. Il nome esatto è atteinte à la dignité humaine. You can be a victim of, you lost your dignity. Il nome ufficiale è attentato alla dignità umana, proprio la perdita, diciamo, della dignità umana. And she's a lawyer very famous about violence against women. She make a lot of trial about feminicide and all this kind of violence. Ti vorrei anche chiedere un'ultima cosa su quello che è lo stile del racconto, lo stile narrativo, che a me ha colpito moltissimo, perché non so se l'avete percepita anche voi questa cosa. Il film ci racconta una storia che tocca veramente dei temi drammatici, veramente pesanti anche, mi viene a dire, però non assistiamo mai a scene di violenza, ma allo stesso tempo siamo veramente tanto chiamati in causa, ci sentiamo proprio tirati dentro, no, nel film. E secondo me questo volerci coinvolgere è riuscito veramente anche emotivamente molto bene grazie allo stile che Florence ha scelto per il suo film, e cioè quello quasi di una forma di diario. Ceriti soprattutto anche in tantissime scene, ma soprattutto all'inizio, quando si apre il film, sembra proprio che parla a te, a me, no? E dice: voglio lanciare un messaggio, non so dove arriverà questo film, ma io lo voglio dire. E in questo modo quasi ti cattura, ti tira dentro. E quindi ho apprezzato molto questa scelta e volevo capire se questo stile, questa forma narrativa era voluta o meno. Yes, before to begin the shooting, I have this idea to make this face-to-face camera between her and me and her and you, the audience. But in a way, after a few months of meeting, shooting, and the beginning of the work, I understand very clearly that the only thing she has is the story. She has, this is like a money, this is like the power she has. Sì, all'inizio delle riprese non sapevo che volevo utilizzare questo metodo, diciamo così diretto con la telecamera, però dopo alcuni mesi ho capito che tutto quello che lei aveva era la sua storia, quello era il suo potere. And I was looking to find a way to be fair with her the most I can, because you know I have most privilege. I'm white, I live in France, I have money, and I have the power of making this film or not. And she has the power to say, okay, I make the film or I stop the film. And I have my story, my own reality and my own truth about the story. And my job is not to put the truth because it's a big question, but to be fair and to find a way to meet the people that I with them I make a film. So this choice to have the face-to-face and to mix wisdom in our vocabulary of filmmaker, documentary filmmaker is a cinema direct. The mix between the two form is to find the good note, the good sound, to be fair. Quindi diciamo che ho cercato un modo per essere giusta in qualche modo, perché comunque di essere corretta, perché comunque io ero la persona privilegiata, io ero la donna bianca, la donna che aveva il denaro e il potere di fare o di non fare il film, mentre l'unico potere che lei aveva appunto era di fare e di non fare il film e di raccontare la sua verità. Quindi ho cercato non tanto di raccontare la verità, ma di essere più corretta possibile nei confronti delle persone nel film. Quindi è per questo che ho fatto questa scelta di mischiare due approcci, diciamo, cinematografici, questo appunto face to face, questo faccia a faccia, e anche il cosiddetto cinema diretto. And the other part of the question was about the ton, the style. Yeah.
about her humor and not to put violence, not to show the violence, not to be, yeah. I think it's because I'm like this, and in all the documentary I make before, there is a lot of humor, a lot of not hope, because I'm not like, I don't want to have hope or like this, but I think you can tell story very hard, very violent. We know that what she have passed through is, I can just imagine, I can just feel what is to don't see your own children that are in 4 years, to cross the Libya, to cross the Mediterranean Sea. It's just, I know that this is the reality of a lot of people, but I can just feeling what's the reality of this. So I try to make something that makes sense for me and that can touch the people, not to force the people to imagine, but to take the humanity of charity in our world, you understand? And I think it's a better way. Not a better, just a way. La risposta alla prima domanda, appunto, sullo stile e il tono, è che io sono effettivamente così, anche i miei documentari erano ricchi di humor. Ovviamente si può raccontare una storia attraverso la violenza, ma non è quello che volevo fare io, perché volevo piuttosto, io e anche volevo che il pubblico capisse e sentisse quello che effettivamente era successo senza vederlo esplicitamente. Quindi da una parte per me questo era un po' il senso, diciamo, del film, e dall'altra parte volevo che le persone, che il pubblico fossero toccate dalla storia di Charity, volevo che la sua umanità fosse diciamo trasportata nel nostro mondo. And if you just make the focus about the war thing she has passed through, she for me, in a way, she looks like not a monster, but someone who is not in our world, because you cannot imagine what's be a slave, what to be treated like animals and like this. And so, for me, it's not the good way to be together. Se mi fossi focalizzata solamente sul suo passato, è come se l'avessi resa un po' estranea al nostro mondo, perché non avremmo potuto effettivamente capire il suo passato, insomma il fatto della schiavitù, quindi per me non era la via giusta. Bene, io ti ringrazio davvero tanto. Grazie. Perché è stata veramente una bellissima occasione, insomma.